cavalli e ben ritrovati! Lo sapete che tra poco è Pasqua e vi avevo promesso che avremmo fatto le ricettine per Pasqua, certo, però alla Valli, quindi modo semplice, facilitato, senza diventare matti. Quindi oggi facciamo insieme la torta pasqualina in friggitrice ad aria, sì. E mi raccomando, genovesi all'ascolto, non vi offendete perché questa non è la ricetta originale, ricetta facilitata. E allora iniziamo! Iniziamo con olio extravergine di oliva in una bella padellina antiaderente. Sempre tanto ne metto io, figuriamoci se lesiniamo sull'olio. Poi spicchio d'aglio in camicia, quindi basta che lo pestate un po' e ce lo buttate dentro. Qui niente di più semplice, surgelati. Abbiamo preso 300 g di spinaci e 300 g di biettoline. Cosa faccio adesso? Nel fornello per 10 minuti e le faccio saltare un po'. Stop! Intanto che ho fatto scottare gli spinaci, adesso li ho lasciati da parte perché devono sfreddare, non vanno messi caldi nell'impasto, ci occupiamo del ripieno. Quindi ci servono 250 g di ricotta. Direttamente così dentro una ciotola. Buona la ricotta. Poi ci va il sale, perché il sale prima non l'ho messo negli spinaci e nella bietola, quindi lo mettiamo direttamente così nell'impasto. Poi qua ci sono 40 g di parmigiano grattugiato e 40 g di pecorino. Ci metto un po' di pepe, un po' di noce moscata. Poi inizio con una forchetta ad amalgamare per bene tutto. Aggiungo un uovo, e continuiamo a girare. Lavoratela bene la ricotta con la forchetta e schiacciate, unite tutti gli ingredienti insieme. Oh, ci vuole forza, mi fa male il braccio che sto pestando sta ricotta, però vedete poi il risultato, viene fuori proprio una cremina. A questo punto possiamo aggiungere, dopo aver tolto l'aglio, l'aglio non lasciamolo che poi se lo becca qualcuno, insomma roviniamo le amicizie. E adesso possiamo aggiungere gli spinaci e le bietole direttamente all'interno e via, si unisce tutto insieme. Per la versione facile della torta pasqualina chiaramente non ci metteremo a fare le 33 sfoglie fatte a mano, ma prendiamo della semplicissima pasta sfoglia. Per cuocere nella friggitrice ad aria io mi sono arrangiata con questa, sono le classiche teglie ovali un po' alte perché c'è un po' di ripieno, quindi quelle basse non vi basterebbero. E poi quando vado a metterla nel cassetto, perché il mio cassetto è da 23 cm, insomma un po' la piego, cerco un po' di dare la forma e di arrangiarmi. Questa, diciamocela, è forse l'unica cosina che della friggitrice ad aria un po' la scocciatura è per le teglie. Quindi direttamente così con la carta forno vado a posizionare una base di pasta sfoglia all'interno di questa teglia in alluminio. Ecco, alluminio, quindi queste così leggere perché passa di più il calore, quindi cuoce meglio sotto. Se voi usate le teglie quelle spesse, vi dico già che sotto vi rimarrà un po' crudina. Ecco qua, abbiamo fatto la base. Adesso si va a mettere dentro tutto il ripieno. Cerchiamo di livellarlo un po', così, e poi adesso ci serve un bel cucchiaio perché dobbiamo fare lo spazio per le uova che vanno messe a crudo. Quindi cucchiaio, fate proprio, come ve lo posso dire, un bel lettino, un bel posticino per le uova. Nel mio caso con queste dosi qua ci stanno 4 uova, quindi cerco di metterle a croce. Quindi
apro l'uovo e lo vado a mettere così. Ora aiutatevi a riportare verso l'interno un po' di composto, in modo che così l'uovo rimanga fermo dov'è, e poi con un altro pezzo di sfoglia andiamo a fare il coperchio. Quindi chiudiamo. Se in questo caso, come me, vedete c'è tanta pasta in eccesso, basta prendere e tagliarla con il coltello. Poi ditina, cerchiamo di pinzettarla, non so come dirvelo con un'altra parola, pinzettarla, sì, pizzicarla, dai, per andare a chiudere, quindi portare anche l'esterno così verso il centro e fare una cosa che sia anche carina. La pasta sfoglia cotta in friggitrice ad aria è una cannonata, perché col fatto che passa così bene l'aria diventa leggerissima, vedrete che risultato. Poi adesso vi darò i tempi sia per cuocerla con la friggitrice ad aria, ma se non l'avete non vi preoccupate, vi do anche i tempi per cuocerla nel classico forno tradizionale. Togliete sempre, quando mettete a cuocere in friggitrice ad aria, gli eccessi di carta forno, perché potrebbero andare con la ventilazione a toccare appunto la resistenza sopra, poi si brucia e insomma non è una bella cosa sicuramente. Quindi attenzione, non lasciate mai carta in eccesso. Ecco qui, siamo pronti per la cottura. Prima di iniziare la cottura, fondamentale, accendete la friggitrice ad aria e preriscaldate assolutamente. Ecco qui, vedete, il cassetto ha una forma un po' particolare, quindi prendiamo la nostra bellissima torta pasqualina e la dobbiamo un po' adattare, vedete, una volta che la mettiamo al cassetto. Però avete visto, siamo riusciti a farcela stare perfettamente. E adesso via in cottura. I tempi sono questi: 30 minuti a 170 gradi in friggitrice ad aria. Se invece lo volete fare col forno tradizionale avete 45 minuti a 180 gradi. Ed è pronta! Guardate che meraviglioso risultato! Bella, dorata, profumata. Sono veramente soddisfatta. Abbiamo impiegato molto meno tempo, consumato meno gas e quindi meno corrente alla grande con la friggitrice ad aria. Ma quanto è bellina la torta pasqualina! Guardate l'ovetto, favolosa, aperta all'interno, bella fumante, pronta per essere mangiata. Questa è comoda anche per il giorno di Pasquetta, perché la potete fare in anticipo e poi portarvela dietro. Dai, vi aspetto per le prossime ricette del menù di Pasqua. Ciao da Valli!